Ciao a tutti e benvenuti ancora una volta qui dalla redazione viaggiante di WeDrive. Cara Alfa Romeo, noi stiamo tutti attendendo con l'acquolina in bocca che tu ci dia l'Alfa 6C, la prossima generazione di sportive del Biscione. Tutto quello che abbiamo almeno oggi sono le prime immagini di come sarà ufficialmente, scatti rubatissimi, del crossover tonale. Bellissimo, per carità, ma noi aspettiamo la sportiva. Scherzo, a parte tutto, oggi voglio mostrarvi le prime immagini ufficiali dell'Alfa Romeo tonale, di come quindi sarà per le strade. Prima però iscrivetevi al nostro canale, attivate le notifiche con il campanello e se vi va date anche uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram. Bene, vi mostrerò qui dal mio smartphone le immagini rubate, quindi i leak della nuova Alfa Romeo tonale. Innanzitutto una cosa molto apprezzata è la presenza nella parte centrale dei sensori di tutti quei sistemi di sicurezza che riconoscono i pericoli sulla strada e che riconoscono le corsie, che si troveranno nella futura Alfa Romeo tonale. Nella Giulia, se vi ricordate, si trovavano nella parte bassa, non mi ricordo se a destra o a sinistra, della calandra. Gli elementi dei gruppi ottici hanno una forma diversa, molto diversa rispetto a quella della concept che abbiamo visto insieme al Salone di Ginevra. La forma mi ricorda lontanamente vecchi modelli, vecchissimi come ad esempio l'Alfa Romeo 75, anche modelli post anni 2000, insomma questa forma molto elegante dei fanali. C'è una parte aperta oltre allo scuretto, quindi all'interno dei fari, questa griglia che è divisa, come possiamo vedere, in 5 elementi, 2 all'interno dei fari, 2 enormi nella parte bassa e il classico scudetto con il logo Alfa Romeo, e soprattutto nella parte bassa è riconoscibilissimo il nuovo corso stilistico di Alfa Romeo con questo baffo che ricorda molto i modelli quadrifoglio della casa. In generale il frontale sembra molto aggressivo. Andando nella parte del tre quarti possiamo notare un po' come bene o male, al di là delle maniglie dello sportello, l'auto è molto simile a quella che era la concept car presente a Ginevra. Vedo un piccolo badge, non si vede molto bene qui da questa immagine, non è ovviamente in altissima risoluzione, uno scatto come ho detto rubato, penso sarà il badge tonale, e il taglio dei finestrini con questa cornice cromata ricorda molto quello dello Stelvio. I cerchi anche lo ricordano nonostante siano di dimensioni più piccole, ed è presente tutta una zona con un passaruota in nero lucido a contrasto con il grigio della carrozzeria. Lo specchietto molto simile a quello presente sullo Stelvio, ma ovviamente l'auto sarà più piccola perché darà battaglia non ad auto come il Q3, ad esempio per Audi, ma ad auto come di Q5, scusate, ma appunto auto come l'Audi Q3 o il Mercedes GLA/GLB. Chissà, ma non penso se avrà la trazione integrale. Soffermiamoci su quello che è il design, perché nella parte posteriore, ancora più interessante, è che Alfa Romeo, scusate, è riuscita a unire il design molto futuristico della concept, quindi con questi 3 elementi a destra e a sinistra, con una fascia luminosa, quindi sono tutti inglobati in un unico elemento stilistico, con una fascia luminosa che unisce i 2 gruppi ottici LED posteriori e che è molto comune in quello che è il mercato automobilistico moderno. C'è ovviamente il badge tonale sotto il logo Alfa Romeo e nella zona dell'estrattore molto bello il design degli scarichi. A nessuno è andato giù il design degli scarichi, o meglio delle punte degli scarichi dello Stelvio, perché lasciava praticamente scoperto quello che era il vero scarico, si vedeva un tondino all'interno della cornice. Qui apparentemente è nascosto, con un design molto elegante, mai visto prima d'ora sulle nuove Alfa Romeo, è molto apprezzato. C'è ovviamente il lunotto con un piccolo spoiler, vediamo se si vede anche nella zona, no, nella vista tre quarti anteriore non si vede nulla della zona posteriore. Se notate però, queste sono tutte immagini con i vetri oscurati. Si pensava che fosse appunto un modello di cui non esistessero ancora gli interni, come quello che abbiamo visto peraltro a Ginevra, ma sono uscite oggi pomeriggio anche le foto degli interni. Diciamo che, per quanto riguarda però gli interni, fanno un po' storcere il naso, perché sì, sono comunque eleganti, il volante è quello dello Stelvio, indubbiamente, la zona del cockpit dietro il volante dedicata al guidatore è tutto in digitale, molto bello, molto bella. Ovviamente il design è un po' peggiorato per quanto riguarda la zona della console centrale per l'infotainment, era molto più bello, c'è da dire ragazzi, è oggettivo, quello inglobato all'interno della plancia di Stelvio e Giulia. Nella parte bassa non cambia poi troppo, c'è una nuova pulsantiera a pianoforte,
un rotore per l'Alfa Romeo DNA sotto di essa e una leva del cambio, che questa, ragazzi, è il dettaglio peggiore che si sia mai visto su un'Alfa Romeo moderna, perché la leva del cambio automatico, come vedo da qui, PRND, sembra la stessa della 500X, un modello che non dico vecchio, ma ha già diversi anni sulle spalle. E perché non mettere la leva del cambio automatico presente su Giulia Stelvio, che è stupenda dal punto di vista stilistico? Speriamo che non sia il modello definitivo, ma dal punto di vista degli interni, perché, ragazzi, mi ha fatto veramente storcere il naso. Cioè, sembra la leva della mia Lancia Dedra del 96, non lo so. Ecco, diciamo che se dovessi coprire l'immagine col dito e quindi nascondere questa orrenda leva del cambio automatico, gli interni sono piuttosto accettabili. Diciamo che quest'auto ovviamente presenta degli interni un po' più semplici rispetto alla sofisticatezza di quelli della Stelvio e della Giulia, ma ovviamente è un crossover molto più piccolo, di segmento più basso. Sicuro avrà degli allestimenti molto eleganti, si spera un modello sportivo come la Quadrifoglio, ma sicuramente arriverà qualcosa di veloce. Ora voglio sapere quelli che sono i vostri pensieri riguardo gli interni e gli esterni nelle foto ufficiali, o meglio ufficiose, del nuovo Alfa Romeo tonale qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al nostro canale, attivate le notifiche con il campanello e se vi va date anche uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram.